Bella ragazzi, Bella ragazzi, Bella ragazzi, siamo qui a presentarvi questa vasca ultrasuoni della Vevor. Questa qui è veramente grossa. è la più potente che hanno. No, poi ce n'è anche una ancora più potente. Sì, non l'ho vista. Sì, però è veramente Sì, enorme, ecco. da pezzi da officina, però Sì. hanno anche quelle. È una vasca da 10 litri e ha 240 watt di potenza, e poi sono anche curioso di aprirla perché voglio vedere che capsule che ha. 240 watt di potenza ultrasuoni e 300 watt di riscaldatore, perché è sia ultrasuoni che riscaldata, termostatata. Sì, alcune vasche infatti le più economiche hanno solamente la parte ultrasuoni e bisogna aggiungere acqua calda, e solamente che poi durante tutto il processo, che può durare anche 30 minuti, un'ora, dipende da che pezzi si vogliono lavare, tutto, quest'acqua si raffredda. Sì. Invece con una vasca termostatata la temperatura rimane costante per tutto il tempo. A cosa serve una vasca Esatto. ultrasuoni? Perché tanti se lo chiedono. Ci si può pulire qualsiasi cosa. Sì. Si basa su due principi: uno sul fatto che l'acqua è incomprimibile e l'altro anche sulla cavitazione. Sì, si forma praticamente delle micro bolle, perché l'acqua vibra rispetto al pezzo che si lava e a volte si distacca anche di una quantità microscopica, si crea il vuoto e tante bollicine che poi picchiano, si impattano di nuovo contro il pezzo e implodono, dando dei colpi localizzati fittissimi, potentissimi. Esatto, sotto ci sono appunto queste capsule ultrasuoni che vibrano a 40 kHz di frequenza, quindi 40.000 volte al secondo. È come se dessero tante micro martellate all'acqua che, essendo incomprimibile, va a trasferire questa energia direttamente sulle superfici del pezzo, e cosa bella, anche all'interno del pezzo. Prendiamo ad esempio questo condensatore. Con uno scovolino non riusciremo mai a infilarlo dentro, a fargli fare tutta la spirale, a tirarlo fuori, poi si rischierebbe anche di romperla. Invece se lo riempiamo d'acqua, con magari un solvente, un detergente, in base al tipo di incrostazione o di sporcizia che c'è all'interno della spirale, riusciamo a pulirla proprio come se fossimo lì con la spazzola. È un apparecchio che è molto utilizzato ad esempio per i carburatori, per pulire gli ugelli con forellini piccolini dove non si riesce a lavorare con degli scovolini o con degli aghetti, o che si potrebbero rovinare lavorandoci appunto con degli aghetti metallici. È usato anche, conosco una ditta che fanno riposi galvanici per pezzi tecnici tipo connettori, dorature, tutte queste cose qua tecniche, e usano vasche a ultrasuoni per la pulizia prima del decapaggio. Uh-huh. O addirittura forse fanno decapaggio sotto ultrasuoni. Può darsi. Sì, usano la soluzione decapante con ultrasuoni, perché riesce, con gli ultrasuoni questa soluzione riesce a infilarsi dappertutto e agire con più forza proprio sulla sporcizia, gli ossidi. Io l'ho visto fare in una fabbrica dove costruivano cannelli, sì. E quindi questi pezzi in ottone che avevano tutte le scanalature venivano lavati ultrasuoni, e poi la parte esterna veniva pallinata in un secondo tempo. Sì, la cosa importante è che va a proprio infilarsi dappertutto, ad esempio lì dentro, questo qua potremmo pulirlo fuori a mano, ma andare a pulire dentro questi solchi all'interno, qua dentro non si riuscirebbe mai. Questo dà il vantaggio però di pulire su ogni superficie a contatto con l'acqua. E niente, andremo poi a vedere qualche oggetto e le sue applicazioni specifiche una dopo l'altra. Vi faremo eventualmente anche una lista di cose che si possono Dai Mike, sono curioso di vedere usare come è fatta e non usare con la lavatrice ultrasuoni, perché ci sono delle curiosità incredibili. Ad esempio si può lavare la tartaruga. E cosa c'è di tartaruga? Venivano fatti alcuni oggetti e venivano fatti alcuni occhiali in tartaruga, ma non si possono lavare oggetti in testuggine. testuggine. Sì, avevi letto prima. Tra l'altro tartaruga e testuggine molte persone le confondono, perché sono due animali che camminano lenti, che hanno un carapace, 4 zampe, un muso che assomiglia, eppure sono due animali completamente
Quindi il guscio è diverso tra tartaruga come materiale consistente tra tartaruga e testuggine. Ad esempio le perle non si possono lavare perché hanno una specie di pellicola fuori che tenderebbe a scrossarsi e rompersi. Invece gioielli e cose del genere, pietre preziose, gioielli intricati dove non si può pulire l'interno, fantastico. Guarda che vitoni. Porca miseria. Questi sono bulloni 10.6, 10.9. Non belli, si viene senza occhiali, qua c'è della resina. Belli robusti, sì. I riscaldatori. Questa qui è la sonda termostatica della temperatura. Che va a leggere la temperatura, esatto. Quindi questi sono 4 trasduttori da 60 watt. Sì, 240. Più 2 belle resistenzone. Qui c'è una parte alimentatore switching e poi l'altra parte di controllo. Quella che genera. E qui ci sarà microprocessore per i display, per il temporizzatore e tutto il resto. Quindi 2 relè che andranno a comandare, penso, questo qua è vicino ai cavi delle resistenze, quindi sarà quello che comanda le resistenze. E l'altro sarà per gli ultrasuoni, quello che attiva. O magari sarà un relè generale perché è attaccato qui proprio all'uscita. Sì, dove entra dall'alimentazione. Penso di sì. Molto bella, anche questo raccordo mi piace molto. Sì. Questo serve per la svuotatura, perché alcune vasche non hanno la possibilità di essere svuotate da sotto, quindi bisogna poi prenderle con tutta l'acqua dentro sporca, andare dal lavandino e rovesciarle in modo deciso, perché altrimenti poi l'acqua stessa scende lungo la vasca e va a bagnare magari l'elettronica. Sì, questa essendo grossa, questa comodità si lascia lì fissa in un punto. Fissa e si continua, specialmente se si lava tanta roba, si continua a caricare e scaricare. Ok, abbiamo provveduto a metterci dell'acqua, accendiamo. Allora, praticamente la parte anteriore è divisa in 2 sezioni. Questa che si occupa, diciamo, del termoregolatore, quindi praticamente questa è la temperatura che settiamo e questa è la temperatura attuale che legge dalla sonda, per cui possiamo decidere di metterla, ad esempio, a 66 gradi, accendiamo e lei lampeggia fino a quando non arriverà piano piano alla temperatura che abbiamo impostato. E stessa cosa anche per la parte ultrasuoni, scegliamo il tempo, più o meno tempo, 4 minuti, 5 eccetera eccetera, e poi lanciamo il via. Io la proverei anche un attimo al volo. È una roba. Guardate dove ci sono i trasduttori che escono delle code di bollicine. Veramente potentissima. Fa male? No, guarda! La roba dalle unghie. La potete usare anche per le unghie. No. Guardate. Pulisce le unghie. Pulisce anche le unghie. Allora, abbiamo preparato adesso qui un po' di oggetti. È fornita anche di questo cestello, perché se avete tanti oggetti, senza dover andare dentro con le mani, poi, ovviamente. Non è consigliabile appoggiarli direttamente sul fondo, certi oggetti. Questa qua li tiene anche un po' sollevati, sì. In modo che gli arrivi di sotto. Cominciamo a provare a lavare qualcosa? Sì. Uno dei primi oggetti che vogliamo provare a lavare è un catalizzatore da marmitta. Perché? Perché è formato da tanti piccolissimi alveoli sottili e lunghissimi, che sarebbero impossibili da pulire a mano uno per uno. Andrà a pezzi, è talmente fragile, vediamo cosa succede. Chi lo sa, sì, sono curioso anche di questa cosa qui. Non penso che esistano video al mondo dove fanno vedere puliscono un catalizzatore. Cosa si utilizza come liquido? Si utilizza qualsiasi liquido che ci interessa per il tipo di lavorazione che facciamo. Ad esempio, se abbiamo un pezzo sporco di grasso, andremo a usare un detergente, un detersivo. Se abbiamo un pezzo incrostato, ad esempio di calcare, utilizzeremo un anticalcare e così via.
Poi si può anche per assurdo usare anche solo l'acqua per togliere meccanicamente alcune cose, particelle di polvere o cose del genere, e vendono anche dei prodotti specifici, però non sono sempre così necessari. Allora direi di introdurlo così in modo... Me l'ha tirato dentro perché No. si è assorbito Ha l'acqua fatto, sì, per capillarità. e quindi te l'ha È come se me l'avessero preso di mano e tirato dentro. La sensazione è guarda stranissima. quanta aria esce. Sì, sì. Facciamo un po' girare. Ma già pieno, E guarda. Ce n'è. Riempiamo bene d'acqua. Guarda che si è tirato l'acqua fino qua a livello. Sì, se la tira sì, dentro sì. per capillarità, da là fino qua. Poi lo giriamo e facciamo entrare ancora un pochino così. Sì, sì. Poi proviamo a metterlo in piedi, eventualmente vediamo cosa succede. Tanto proviamo. Proviamo. Allora, 3, 2, 1, via. Sta uscendo della torbidità. Esce torbidità anche di qua. Ecco, comincia a venire la galla dello sporco. Di tutto. Giriamo anche un po' così. Proviamo a metterlo in piedi, quindi arrivi di sotto. Proviamo. Su uno dei... Mi sa che questa, diciamo, è un'incrostazione. Comunque guarda com'è già... Sì, è un'incrostazione che è comunque quasi impregnata nella ceramica. Proviamo a girarla all'altro modo, qua fa un po' più sporco, ma solo un'impregnazione più che... E comunque guardate qua cosa esce. Sente anche quasi l'odore che... sai che mi sembra già più bianco, più pulito qui? Proviamo a avvicinarlo in una zona dove c'è un trasduttore. Ha cambiato rumore perché si vede direttamente le vibrazioni. Comunque non si è rotto, diciamo, no. La ceramica non ha patito. È impregnato la ceramica ormai. Ci vorrebbe anche uno sgrassante qua, magari. Prova un po' a metterci quello. Aggiungiamo un po' di questo. È un catalizzatore avvelenato, questo non dovrebbe essere granché funzionante. E poi possiamo anche lasciarlo lì magari 10 minuti. Sì, poi chiaramente noi abbiamo premura, sono cose che vanno lasciate sul coperchio. Del tempo, chiaramente. Siamo quasi alla fine del tempo, mancano ancora pochi secondi, dovrebbe fermarsi da sola. Eccola lì. C'è anche il bip. Ti chiama? Sì, la ceramica è impregnata, ma un po' esternamente l'ha pulito. Però non era deposito, ma impregnazione. Voglio vedere l'acqua. Sì. Com'è? E direi che ha tolto parecchia sporcizia. Eccoli. Quanta acqua che c'è dentro. Sì. Bene. Andiamo a svuotarla e io ci metterei qualcos'altro di quello che abbiamo qui. Eccola, mentre svuotiamo i residui che sono rimasti all'interno. Tanto c'è anche una bella valvola. Guardali come ha depositato. Sì. Esatto, micropolverina che si era infilata dentro. Questa. Ci sono sulle indicazioni del manuale anche le procedure per la pulizia. Eccola lì. Le procedure per la pulizia. È una vasca in acciaio inox, quindi la potete tranquillamente pulire anche con delle spugnette, con dei panni. Si pulisce molto agevolmente. Sì, infatti qua basta proprio veramente una sciacquata. E poi c'è quel tappo filtro lì che evita che si infilino all'interno del tubo.
viti o pezzi che potrebbero finire per sbaglio dentro la vasca. Sembra assurdo, ma un'altra delle cose che si possono lavare con gli ultrasuoni sono anche le schede elettroniche. Spesso capita che magari un oggetto, una scheda, sia sporca o corrosa dall'acido delle batterie dimenticate all'interno, o la polvere o questi accumuli qua. Ovviamente poi le schede non è che si possono tenere bagnate, si lavano a ultrasuoni, dopodiché si asciugano con l'aria compressa o lasciandolo nel forno e dopo si possono utilizzare. Eventualmente si possono anche poi usare sostanze diverse dopo, tipo alcol isopropilico o agenti idrorepellenti. Ci sono degli spray apposta che finiscono di buttare fuori l'umidità. E l'unica cosa sconsigliata, ad esempio, qui abbiamo un relè, e è difficilissimo poi far uscire fuori l'acqua da un relè, ma una scheda elettronica normale con componenti discreti come questi, sì, di solito non ha problemi. Relè e trimmer di regolazione meglio di no. Sì. Proviamo. Trimmer poi magari lasciandola in forno, proviamo, sì. Questo era un alimentatore switching di un computer. Un computer, questo di una fotocopiatrice anni 80. Ah, ok. Giusto a pelo. E direi accendiamo, diamo potenza. guardate che sta uscendo fango, si sta staccando senza detersivo, questo è solo acqua. Altri oggetti che si possono pulire poi sono appunto monete, sono oggetti di bigiotteria, gioielleria, orologi, si possono mettere all'interno degli orologi subacquei da 50 metri in su. È un oggetto veramente utile. Una? Sì. Ha già cambiato fatto. Sì, sì, dobbiamo metterla sotto sopra. Sì. Così riceve direttamente il bombardamento di ultrasuoni. Si possono mettere posate o addirittura anche ad esempio i colini. Sì, sembra nuovo. I colini, giriamo anche l'altra. Sì. I colini che hanno tante reti, hanno tante piccole insenature e si riescono a pulire. Va via, è un'esplosione, una bruciatura delle sì, qua c'è anche il rame proprio corroso da qualche cosa che è appiccicata sopra, non è polvere quella, non è sporca. Prendiamo la potenza. Qua c'è un componente bruciato, ma tutto il resto in mezzo a tutti gli spazi è tutto pulito. Il retro anche. Questa qua già sembrava nuova dopo un minuto di pulizia. Sì. Ha pulito anche i fotocopiatori quasi. Sì, che c'era la polvere infilata in mezzo ai piedini. Sì, tira via tutto anche in mezzo alle cose. Qua sai cos'è? È tutta roba sporca di olio siliconico, toner, c'era di tutto in queste schede, ce ne sono certe che adesso l'ho trovata sporchissima. Ero curioso anche della pasta termica, c'è rimasta qualche traccia, forse ha tolto anche la pasta termica. Senza detergenti, solo acqua, tiepida. Ci volevi buttare questa? Dai. E quello? E questo. Proviamo, oggetti di plastica e metallo. Tirano fuori dalla parte metallica, si stacca roba e mettiamo. Cosa abbiamo qua? Pastiglie dei treni? Ma sì, anche le pastiglie dei treni. C'è un'altra lì. Ce la lasciamo un po' sta roba, vediamo dandogli il giusto tempo della succede. Sì. Che sprima, c'eravamo una botta, adesso lo lasciamo. Qua è roba molto sporca. Ovviamente questa pistola per aria compressa è dal 2000-2001 che gira qua che la usiamo
Sono più di 20 anni sportizie. Abbiamo lasciata 15 minuti questo purri di roba, e questo l'acqua si è sporcata parecchio. è il risultato. Questa. Vai te. Si va a incastrare. Figurati se non si incastrava. Sì. È la svito, è una vite. Eccolo lì. A volte rimane anche così, ma poi la polvere in realtà la sporcizia è stata staccata. Sì, basta passarci sopra una qua sono tacche del coso. Questo è metallo fuso della mola che si è ci finivano delle attaccata, la plastica fusa. Le pastiglie hanno ripreso sembrano di nuovo nuove. Non che abbia molto senso lavare le pastiglie nella lavatrice ultrasuoni, ma a noi ci piace giocare un po' con tutto. Questa la plastica è tornata gialla, e ha tolto la roba proprio in mezzo alle fessure. E qua non va via, è proprio macchiata la plastica, solventi sporchi e roba simile che hanno impregnato. Comunque ne ha tolta. Sì, poi magari aggiungendo un po' d'alcol così vengono via, anche se ci sono delle colle. Sì, infatti qua senza niente, genere. Senza detersivi né alcol, ha fatto già un gran lavoro, acqua pura. E ora vi diciamo, a proposito di solventi o cose, vi diremo anche un trucchetto molto carino per la lavatrice ultrasuoni, ma direi prima la svuotiamo un attimo e cambiamo acqua. Allora, dicevamo un trucco. Intanto approfitto che ci metto il mio coltellino svizzero qui dentro e gli diamo poi una bella lavata. Anche questo in mezzo alle guancette qui sono punti difficilissimi da pulire. Anche le forbici si possono pulire. A volte capita di tagliare dei sacchetti di alimenti o cose grasse, sporche, e in mezzo alla lama si impasta tutto, non si riesce a pulire perché magari, come in questo caso, non sono smontabili. E quando c'è qualcosa che ad esempio deve essere pulito con un solvente costoso, ad esempio, che ne so, l'acetone, piuttosto che qualche sgrassante particolare, ovviamente non possiamo riempire una vasca di 10 litri di quel solvente lì, di quel prodotto lì. Si può usare il trucco del trasferimento. In pratica si riempie col solvente un contenitore di plastica, ma può essere anche di vetro, e si inserisce al suo interno l'oggetto che dobbiamo pulire. In questo modo utilizzeremo pochissimo solvente e con gli ultrasuoni si riuscirà comunque a trasferire tutta l'energia. Eccolo lì, vedete? È venuto subito bolle e sortite. Guardate anche il coltellino, tutto quello che c'era dentro. Ecco qui, abbiamo lasciato andare per 5 minuti, il coltellino direi che è bello pulito. Dopo anni di incuria. E questo, che adesso direi, tanto questa era solo acqua, non era realmente... Che colore ha? Un solvente, tieni. È scura. Sì, c'era di tutto. Ah, l'acqua, sì, c'è uscita anche della polvere. Pulisce, era ossidato lo stagno in un modo eccezionale. Bello. Questo qua non lo sapevo. Guarda. Si vede che va a mangiare la colofonia. Ma era ossidato proprio lo stagno, che strano. L'ottone non toglie l'ossido all'ottone, lo stagno proprio lo pulisce. Sì, c'è da dire che non è la lavatrice ultrasuoni, non è un oggetto che toglie l'ossido, sì, quindi non pensate di toglierci la ruggine. Però lo stagno lo pulisce. Serve per sporco, incrostazioni e soprattutto veramente oggetti come queste qui che hanno un sacco di insenature dove non si riesce che non si riescono a raggiungere con pennellini, spazzoline, cose del genere. Se volete ovviamente una lavatrice di queste vi mettiamo poi il link in descrizione. Io non so questa pietra così che mi hai dato cosa sia, ma la metto dentro. È un metagabbro eufotide. Ah, un metagabbro eufotide. Gabbro
che contiene tanto magnesio. Chi è che non ne ha uno a casa? Mg, ferro magnesio. Ok, e poi appunto anche monete, cose del genere. Cioè, da dove viene? Dal muro. Ci sono anche nel fiume qua sotto. Tutte queste righe qui che hanno la sporcizia all'interno, la giunzione fra i due metalli, eccetera, eccetera, verranno poi pulite. E direi... Accendiamo? Sì. Gli diamo il via. Vediamo cosa succede. E la lasciamo andare, la lasciamo bollire tutta la notte. Esagerato. No. Proviamo a girarla. Bastano 10-20 minuti. Ha già lasciato dei residui sul fondo. Potrebbe spaccarsi, essendo tutta piena di vene, di cose. Non credo. No. Bene, se siete interessati appunto, come dicevamo, a questo prodotto, vi lasciamo i link in descrizione. Eventualmente, anche se ci dovessero fornire degli... un po' rumorosa per la fine di questo video, se ci dovessero fornire degli sconti speciali per i nostri iscritti, ve lo faremo sapere. E con questo vi salutiamo. Vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.